Ok ragazzi, oggi parliamo di qualcosa di un po' più leggero. I profumi sono comunque qualcosa a livello sociale, qua non si parla di vita, si parla di situazioni di vita. Per chi guarda i miei video sulla parte un po' più interiore, capisci quello di cui sto parlando, vi consiglio di dargli un'occhiata perché il mio canale pian piano sta finalmente switchando un po' più su un aspetto interiore che è un po' più compatibile con la mia parte di adesso, anche se comunque i profumi o la cura di sé a livello esteriore sono importanti perché comunque viviamo in società, soprattutto i profumi sono comunque arte, quindi è una cosa artistica, è una cosa molto bella. Anche quando avevo fatto quel video con Don Ambrogio, anche lui persona spirituale nel mondo cristiano, abbiamo parlato dei profumi e anche lui aveva una bella opinione riguardo ai profumi, se ne parla anche nella Bibbia, quindi qualcosa di molto interessante. E oggi ci tenevo a farvi la classica top 10 dei profumi più amati, quindi mi avete chiesto di parlare, Marco, quali sono i migliori. Allora, ci sono i migliori dal mio punto di vista, ma ci sono i migliori oggettivamente, quindi i più amati. E oggi voglio parlare di quelli che se comprate sicuramente andate sul sicuro. Non è una decimo, nono, ottavo, settimo, sesto, ma sono tutti sullo stesso livello, valgono per occasioni diverse e in più, siccome siamo in un mondo in cui la nicchia, quindi la profumeria artistica, la parte bella secondo me della profumeria è l'arte che ci sta dietro, collegata all'olfatto, si sta espandendo sempre di più, ho deciso di inserire sia 5 profumi in generale, quindi soprattutto di profumeria tradizionale, commerciale, ma anche 5 profumi della profumeria artistica, quindi di nicchia. Iniziamo. Tutti i profumi di cui parlo, o almeno la maggior parte, se li trovo ve li lascio in descrizione. Numero 10. Ovviamente quello che avete già visto ed è Bleu de Chanel. No, cosa sto dicendo? È Versace Dylan Blue. Questo è un profumo iper versatile. Ogni volta che qualcuno mi chiede: Marco, ho bisogno di un profumo che non costi troppo, che sia fresco, pulito, ma che si senta abbastanza da poter indossare sia d'inverno che d'estate, che di primavera, che d'autunno, che di giorno, che di sera. Il profumo più versatile che conosco è questo, Versace Dylan Blue. Non c'è niente da fare, è un profumo buono, un po' sintetico, però allo stesso tempo addosso dà quell'effetto, quella bolla blu di pulito, di dopo doccia, di mascolinità, di forza, semplicemente di profumo. Quindi è un profumo classico che ormai va da un bel po' e lo consiglio sempre, anche perché per il prezzo è ottimo. Il secondo è un profumo che io adoro ed è Prada L'Homme. Questo secondo me è il profumo più buono a livello di prezzo per un uomo nella profumeria tradizionale. Questo è elegante, è iris, è il profumo da camicia bianca, soprattutto da lavoro, quindi ufficio, giorno, situazione pulita, situazione fresca. Non ha una durata iper eccellente, però ve lo rispruzzate e per il lavoro è perfetto, così poi la sera quando tornate siete puliti per poter rispruzzare qualcosa per la sera. E secondo me questo per l'ufficio è il profumo più buono che c'è, molto sexy, ricorda un po' un uomo misterioso però elegante, pronto per il lavoro, dà un po' l'idea di una persona che ha una certa autorità. Il terzo, quindi settimo profumo, è questo bombolone qua che è acqua di Joe. Questa è la versione classica perché è uno dei più amati in assoluto. Questo è il profumo del papà, è il profumo dell'uomo, è il profumo del maschio. Questo è il classico profumo che esiste da una vita, è un po' come la classica colonia, ecco, però fatta in un certo modo molto molto buona, è un po' più fresco, è un po' più acquatico, c'è questo calone che lo rende più acquatico, più fresco, più pulito, più bagnato, ma è perfetto dà un po' quell'idea di shower gel, di essere appena andato dal barbiere ed essere uscito, quindi quell'idea di freschezza, quell'idea di pulito, quell'idea di maschio, semplicemente che si è appena fatto la barba. È un profumo che esiste da una vita, è un DNA timeless, quindi durerà per sempre, si sente tanto in giro, ma c'è niente da fare, funziona sempre. L'altro è un profumo che non ho ed è quello che ho menzionato all'inizio per sbaglio con un lapsus freudiano ed è Bleu de Chanel. È un profumo incredibile, secondo me è uno dei profumi più buoni, meglio riusciti nella storia del profumo. È un profumo in realtà abbastanza semplice da capire, è un profumo buono, pulito, però allo stesso tempo è scuro, è profondo, è
comunque da signature, quindi è riconoscibile, non è il classico profumo, diciamo, fresco pulito come può essere un Dylan Blue, ma è un profumo un po' più, sì, agrumato, ma ha un certo spessore che gli dà un'identità, un carattere ben preciso. Non è per tutti, però allo stesso tempo anche quello è versatile, può essere indossato anche di sera, confronto magari a Prada o Acqua di Gio, che sono un po' più da giorno e di sera farebbero fatica ad essere sentiti. Bleu de Chanel, soprattutto la versione Eau de Parfum, che è quella che consiglio, è un profumo incredibile. E poi l'ultimo designer, questo è quello un po' più costoso, è uno dei profumi più amati ed è Tom Ford Oud Wood. Questo è uno dei più amati anche da me, è uno dei profumi più clonati, più copiati in assoluto nella storia del mondo dei profumi e secondo me è il profumo più elegante che esiste. Purtroppo costa tanto, perché per 50 ml sono tipo 200 euro. Io mi ricordo me l'ero comprato di tasca mia e mi è rimasto impresso, io ogni volta lo utilizzo, è un profumo che mi ricorda il successo. Quindi io qua ho una mia vision board in cui ho i miei mentori e quindi gente da cui diciamo prendo spunto per continuare a migliorare, e ogni volta che io la osservo odoro questo profumo perché l'olfatto si collega direttamente al cervello, quindi è molto utile per le visualizzazioni. Nel momento in cui poi lo indosso, subito mi dà l'idea della mia vision board, quindi mi dà l'idea di essere quel tipo di persona che voglio diventare, quel tipo di persona che voglio essere, quindi lo metto solo in quelle occasioni in cui voglio dare un certo livello, dare una certa energia di successo da un punto di vista sociale. Ora invece è qualcosa di un po' diverso ed è il mondo della profumeria artistica. Qua in realtà ragazzi prendete con le pinze quelli che io vi consiglio come profumi, sono tendenzialmente i più amati, nel senso che se fate sentire questi profumi a qualcuno, 9 volte su 10 l'hanno già sentito, 8 volte su 10, e 9 volte su 10 vi diranno wow, è un buon profumo, mi piace tanto. Quindi sono profumi molto safe, molto sicuri, che hanno fatto successo e sono diventati conosciuti nell'ambito della profumeria appunto per quello. Il primo è un profumo che non ho attualmente nella collezione, anche se devo assolutamente rimediare, ed è Creed Aventus. Ovviamente è il Rolex dei profumi, è la Ferrari dei profumi, è un po' quello che la gente associa al successo nel mondo dei profumi. Costa tanto, è un profumo che è, penso, il più clonato in assoluto, e per il prezzo vale la pena. Diciamo che ci sono dei cloni e io non sopporto i cloni, è qualcosa che non mi piace, non motivo la gente a farli, non mi piace perché non c'è nessuna innovazione artistica, perché non si rispetta quello che c'è dietro, eccetera. Però l'unica eccezione che faccio sempre è per un clone di Creed Aventus, siccome costa tanto e siccome alla fine è buono, anzi è un profumo ottimo, quasi da considerare diverso per anche performance che durano quasi di più, ed è Armaf Club de Nuit Intense e lo trovate su Amazon a tipo 50 euro, qualcosa del genere. Quindi in quel caso vale la pena. Però, come dico sempre, un profumo non è solo il succo che c'è dentro, è anche l'intenzione del profumo, l'idea di quello che si sta indossando. È il marchio, il sapere che stai mettendo qualcosa di importante, è l'associazione che ci fai tu mentale, è il packaging, è la storia che c'è dietro, è il naso che ci sta dietro, lo storytelling che c'è dietro. È come, non so, bella la velocità, ma non è uguale andare su un Shinkansen che va ai 400 all'ora e andare su una Ferrari. Sono due cose diverse. Prendere il treno, sì, è vero, ti fa andare a quella velocità, ma avere la Ferrari è un'altra cosa. Quindi è vero che la velocità è quella, il succo è quello, ma allo stesso tempo c'è dietro tutta un'altra cosa. E in più vai anche a rispettare, insomma, quello che c'è, il lavoro che c'è stato dietro per creare quella cosa. Il secondo è un profumo di Parfum de Marly ed è Herod. Questo invece è un profumo molto diverso, è un profumo tabacco. Questo è super super sensuale. È un profumo di tabacco, frutti rossi, caldo per l'inverno, per l'autunno, ma è uno dei profumi secondo me più belli che abbiano mai fatto. È un profumo incredibile. Layton mi piace, ma questo qua è 100 volte meglio. Secondo me Carlyle è anche buono, ma questo è incredibile. Non solo la boccetta, il packaging, la storia del profumo sono pazzeschi, ma il profumo in sé è proprio buono, buono, buono. Non si sente tantissimo, ma come Tom Ford Oud Wood sono quei profumi che creano una piccola bolla intima attorno a sé, anche fatta abbastanza volontariamente, non per forza un profumo deve essere iperforte per essere buono, e complimenti assicurati. Un altro profumo a proposito di complimenti è in Italia uno dei profumi più comprati ed è il profumo che dà più complimenti ed è l'Amar
Kajal. Anche questo qua è un brand iper conosciuto, la gente lo compra, si sa, è un profumo dorato, forte, è esattamente quello che vedete, quindi quando lo mettete addosso dà proprio quell'aura, è tipo luminosa, dorata, che tira l'attenzione, pulito, un po' bagnato, leggermente femminile, ma allo stesso tempo è quell'unisex un po' più arabeggiante che si fa notare, quindi questo è un po' diverso dagli altri. Nel momento in cui lo mettete, se vi piace il genere, anche le persone attorno a voi inizieranno a notare un odore nella stanza, ed è uno dei profumi miei più complimentati. Quindi c'è un motivo per cui sta andando molto bene, ed è uno dei più amati. Ogni volta che lo metto la gente me lo fa notare, quando lo faccio sentire mi dicono è buonissimo, quindi purtroppo non c'è niente da fare, sono quei profumi che funzionano. Il penultimo profumo è un profumo che anche questo purtroppo non ho e devo rimediare, perché è un capolavoro della profumeria artistica, ed è Maison Francis Kurkdjian ed è Baccarat Rouge. Purtroppo alla gente non è detto. Allora, diciamo che è uno di quei profumi che o odio o amo, ma la maggior parte lo amo o comunque ce l'ha, e la gente quando non sa che è quello lo ama. Anche questo è uno dei profumi più clonati in assoluto, perché è un DNA che funziona. E come la marca Kajal è diventato uno di quei DNA, soprattutto al giorno nostro, molto molto funzionante, quindi uno di quei DNA che funziona molto, e tanti profumi escono con un DNA simile, e crea un po' quella bolla magnetica di tipo presenza un po' zuccherina, un po' sensuale, però elegante. A me piace tantissimo, non c'è niente da fare, dura tantissimo, uno dei profumi che durano di più in assoluto e che si sentono di più in assoluto, costa tanto, ma è un capolavoro. E l'ultimo profumo, anche questo è un amo ed odio per tante persone, è il profumo di Jeremy, ed è Fragrance One. Jeremy Fragrance è l'influencer più grosso nell'ambito della profumeria artistica, anche se ultimamente è più intrattenimento, ecco, che divulgazione olfattiva, però fece in passato il suo brand, che tuttora stava chiudendo ma adesso è riaperto da quanto ho capito, fece delle fragranze dedicate esclusivamente a una situazione, e la sua prima fragranza, che tra l'altro sono stato il primo al mondo a recensirla, è Office, dedicata all'ufficio. Quindi comunque lui, essendo tedesco, ha questo modo di fare: voglio creare per benchmark il profumo perfetto per ogni occasione. Era un po' così, i benchmark sono nati un po' da lui, no? Questa idea, quando vedete adesso online gente che parla di profumi, vi parla di performance, di situazione eccetera, è perché lui ha iniziato a fare così. Mi ha dato un po' il via a tutto questo. Prima era solo gente che parlava di note olfattive, cose un po' più nerd dal punto di vista olfattivo, ma la parte commerciale è arrivata un po' con lui, e in effetti ha creato, da bravo tedesco che ha sentito tanti profumi nella sua storia, nella sua vita, il profumo che è per l'ufficio, quindi per il giorno perfetto. È il mio profumo, penso, più complimentato in assoluto. Non sono assolutamente sponsorizzato né niente, ma è il profumo che ogni volta che lo metto qualcuno lo nota. Quando lo spruzzo su qualcuno, perché io l'ho regalato anche a varie persone, quando io feci la collaborazione con Jeremy tempo fa, che me ne diede tantissimi, l'ho regalato a persone attorno a me, e ogni volta che sento un mio amico che lo indossa me ne accorgo subito, si sente tantissimo, è perfetto per l'ufficio, è perfetto per ogni situazione, un po' fresco, agrumato, e non ha di livello creativo quasi niente, però a livello di benchmark, di profumo giusto, è 10 su 10. Quindi niente da fare, ha fatto un buon lavoro. Ecco qua ragazzi, spero che il video sia piaciuto, fatemi sapere cosa ne pensate e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!